Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon inizio settimana. Prima di addentrarci in questo nuovo contenuto, ovviamente termina la stagione di Serie A 2025-2026 con i suoi verdetti e la Juventus e il Milan fuori dalla Champions, un Napoli che conclude la stagione con una vittoria sull'Udinese, la conferenza stampa tra De Laurentiis e Conte che poteva chiarirci qualcosa a noi tifosi e tra le righe secondo me qualcosa l'ha chiarita, anche se puntare poi tutto sul motivo dell'addio, ovvero non sono riuscito a compattare la stampa, i falliti, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è un tantino futile, ma ci arriviamo. Passiamo anche per il match giocato ieri, ovviamente, e questa situazione allenatori, perché con il Milan fuori dalla Champions, attenzione ad Allegri, si fa il nome di Xavi questa mattina e andiamo a vedere anche le dichiarazioni di Italiano. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace questo video un bel like, fa piacere al sottoscritto e come sempre diamo una mano all'algoritmo. Partiamo dalla conferenza stampa per poi passare al match e ci soffermiamo sulla situazione allenatori, perché giustamente da qui in avanti comunque dovremo seguire la situazione in casa Napoli per come si svolgerà. La conferenza stampa secondo me poteva chiarire qualcosina in più, o meglio gestita come è stata gestita ieri, anche per quanto riguarda quel telefono che squillava, un quarto d'ora quel telefonino che squillava, ovviamente quello si doveva prendere a calci, quello che aveva comunque quel telefono acceso, e non c'è stato verso di, diciamo, riparare a quella situazione che disturbava comunque anche l'audio. Da questo punto di vista, comunque, per quanto riguarda i contenuti, De Laurentiis ha cercato secondo me anche di stanare qualcosina quando, diciamo, se ne è uscito con la situazione: se non avessi avuto tutti questi infortuni avresti vinto comunque il campionato con il Napoli, eccetera. E Conte, diciamo, la gira la frittata e dice no, dobbiamo sicuramente fare i complimenti a chi è arrivato davanti e quant'altro, senza poi soffermarsi su quella situazione, così come il motivo che poi porta all'addio, ovvero questa stampa avversa e si rema contro, sono dei falliti, eccetera, eccetera. De Laurentiis cerca anche di, diciamo, allentare un attimo la situazione e dice che comunque è una situazione italiana, non è una cosa che vediamo solo a Napoli, ed ha pienamente ragione. Se prendiamo questa stagione, Chivu a inizio anno è stato bersagliato da tutte le parti per quanto riguarda l'Inter e ha vinto lo scudetto. Lo stesso Allegri, che si parla, Allegri, il Napoli, eccetera, eccetera. Lo stesso Allegri quando era la Juve comunque in Champions faceva brutte figure, in campionato comunque tra virgolette potevi dettare un attimo legge, ma è stato bersagliato comunque in continuazione. Ma non sono stati mica quelli i motivi poi degli addii. Sono situazioni dal punto di vista mediatico che si potrebbero gestire e si dovrebbero gestire secondo me diversamente, però ovviamente ognuno dal punto di vista caratteriale la prende come gli pare. Quindi se è una situazione che pesa tantissimo sul lavoro da svolgere poi nella società e nella squadra che alleni, ne prendiamo assolutamente atto, ma per me c'è sicuramente dell'altro. Poi si ribadisce che non c'è stato un colloquio tra i due per quanto riguarda la progettazione, il mercato, un Napoli che comunque deve ridimensionarsi. A me hanno fatto piacere le parole del presidente quando dice abbiamo 30 calciatori e comunque dobbiamo sempre vedere poi se all'allenatore che arriva qualcuno non può far comodo, quindi non cominciate a sparare, ecco, era questa la, diciamo, la considerazione: non cominciate a sparare nomi di mercato, perché arriverà l'allenatore, si valuterà tutto ciò che hai in rosa e tutti gli acquisti che hai fatto e tutti i possibili, diciamo, rientranti da prestiti e quant'altro, per poi tirare le somme e dire ok, questo non era buono e continua a non essere buono, questo non era buono ma perché oggi invece sta giocando alla grande, lo teniamo. Quindi fare le giuste valutazioni, e sono contento da questo punto di vista. Poi per quanto riguarda questo addio, secondo me si poteva fare meglio con un discorso a centrocampo,
scritto le solite parole. È stata un'esperienza fantastica, così come ha ribadito il mister. Non sto qui a scagliarmi contro Conte, a scagliarmi contro il presidente. I fatti e le parole e la conferenza stampa è tutta lì, però secondo me si poteva sicuramente gestire in maniera diversa, ma probabilmente il presidente De Laurentiis, che conosciamo da questo punto di vista, voleva stanare qualche situazione, ma tra le righe, diciamo, si può anche vedere così. Non è stato possibile, perché poi le domande e le considerazioni sono state girate su questa situazione, dove si è puntato poi per quasi tutta la conferenza stampa, al di là di quando poi De Laurentiis ha cominciato a parlare da solo, lo stadio e la situazione in casa Napoli, si è puntato tutto su questa stampa avversa, che comunque dal punto di vista del punzecchiare, come ho già detto, succede sicuramente anche in altre piazze, e non può essere il motivo principale dello stress che può recarti a te allenatore, per poi, diciamo, decidere del tuo futuro. Ma ne prendiamo atto e ringraziamo sicuramente il mister per tutto ciò che abbiamo vissuto e abbiamo vinto: Supercoppa, secondo posto e scudetto, e la storia fatta insieme. Non sto qui sicuramente a calpestare tutto ciò che è stato, per amor di Dio, però ci si poteva lasciare, secondo me, un tantino con più chiarezza, senza andare sempre a punzecchiare le situazioni che comunque non ti vanno bene, e al limite lasciare un tantino con l'amaro in bocca dal punto di vista mediatico. Ma oggi, lunedì, ieri è terminato il campionato, ovviamente dobbiamo metterci alle spalle la stagione e farlo quanto prima, perché ci sarà un nuovo Napoli per quanto riguarda la guida tecnica. Il match di ieri, che comunque non aveva niente da chiedere per quanto riguarda la prestazione soprattutto dell'Udinese, noi dovevamo legittimare un secondo posto e l'abbiamo fatto. Ringraziamo l'Udinese per tutti i calci ricevuti gratuitamente, c'è stato quasi una caccia all'uomo in un frangente della partita. McTominay in una ventina di minuti ha subito 4-5 falli, dove tu dici: ma porca miseria, è l'ultima di campionato. Sapete tutti quanti che c'è un mondiale, e sapete anche tutti quanti quali sono i calciatori del Napoli che comunque devono andarsi a giocare la competizione, e McTominay è stato proprio preso d'assalto a centrocampo. L'Udinese non ha fatto altro che interdire e cercare di prendere, tra virgolette, a calci i calciatori del Napoli, qualora diciamo ne avevano l'occasione. Noi ne prendiamo assolutamente atto di quest'Udinese, che non è la prima stagione che affronta così, e comunque resta sempre una mina vagante. Ricordiamo anche l'Udinese nella stagione dello scudetto di Spalletti, dove noi facemmo molta ma molta fatica con il gol di Osimhen, che poi ci diede la matematica certezza. Con questo non dico le squadre devono spostarsi, devono comunque tener conto di obiettivi che l'avversario si sta giocando, se tu ovviamente sei fuori da qualsiasi cosa e quant'altro, però prenderti a calci diventa una situazione totalmente diversa, senza giocare poi a pallone, cercando di costruire palla a terra, qualche azione pericolosa. Abbiamo visto tutti il passaggio di De Bruyne a Højlund con l'ennesimo gol in maglia azzurra. È un grandissimo passaggio, però non possiamo nemmeno prendere quel passaggio e dire: ah, se avessimo avuto De Bruyne tutta la stagione sarebbe stata tutt'altra cosa. Sicuramente il Napoli magari avrebbe portato a casa più punti e non avrebbe sofferto in determinate partite, chiudendole magari prima o mettendole su un binario positivo dall'inizio. Posso anche essere d'accordo, però De Bruyne comunque andava gestito e non poteva giocarle sicuramente tutte, quindi non è che avevi De Bruyne disponibile, allora 90 minuti tutte le partite ti faceva la differenza e quant'altro. No, comunque dovevi gestire. Che poi il gesto tecnico, il passaggio filtrante è stupendo, sono d'accordissimo con voi, anche perché la carriera di De Bruyne parla da sola. Comunque è stata una partita che il Napoli ha giocato allo stesso modo più o meno di ciò che è stato anche nelle ultime uscite. Registriamo 2 infortuni, quindi niente di nuovo, tutto in linea. Termina la stagione così come l'abbiamo vissuta. Si fa male Alisson, si fa male anche Lobotka, che non abbiamo le ultime news per quanto riguarda ovviamente
gli infortuni e gli eventuali tempi di recupero, ma ci ritorniamo sul canale, quindi ecco perché dico attivate la campanellina se vi iscrivete, così seguite in maniera cronologica. E passiamo a questo toto allenatori, perché ovviamente a me non può far altro che far piacere il Milan fuori dalla Champions, la Juventus fuori dalla Champions, perché diciamo meritava, per quanto mi riguarda e per il campionato che hanno giocato, più il Como e anche la Roma, che nel girone di ritorno comunque si è messa sotto nelle ultime 10-15 partite, comunque diciamo annusando un tantino il recupero e fallimenti altrui, si è messa lì e ha portato a casa risultati e la qualificazione in Champions League. Quindi per quanto mi riguarda ciò che abbiamo visto in campo, la classifica è giusta, giustissima così, anche se porta un Allegri fuori dalla Champions che potrebbe essere poi il possibile papabile in casa Napoli. Io come sempre non torno sui miei passi, mi auguro di no, per il semplice fatto che dal punto di vista di partite decisive, così come quella di ieri che aveva il Milan, così come poteva essere una Supercoppa con Allegri, la Supercoppa di quest'anno, il Napoli non l'avrebbe vinta, e ci metto la mano sul fuoco perché il caricare partite del genere, finali e diciamo da dentro fuori, c'è qualcosa che pecca dal punto di vista della gestione per quanto riguarda ovviamente l'allenatore che adesso è al Milan, senza fare i paragoni con Conte, perché di paragoni con Conte non se ne possono fare tra Allegri e Conte. Uno è una certezza matematica, l'altro non si sa. Io sicuramente virerei altrove per quanto riguarda l'allenatore del Napoli. Si parla di Xavi, possibile Xavi al Napoli, ovviamente sono solo chiacchiere, siamo solo al primo giorno dopo che è terminata la stagione di Serie A. A me farebbe piacere per l'idea di calcio, però con Xavi secondo me bisognerebbe avere, così come diciamo se scommetti su qualcun altro dobbiamo avere quei 4-5 mesi di attesa per quanto riguarda il registrare situazioni, campo, movimenti, gioco, idea, espressione ovviamente di calcio per farla funzionare, quindi c'è bisogno sicuramente di pazienza. Xavi non mi dispiacerebbe. Poi andiamo a vedere, andiamo a riprendere le parole di Italiano per quanto riguarda fine campionato e l'essere stato punzecchiato tra virgolette sulla sua permanenza al Bologna o meno. Quante percentuali ci sono che lei rimanga a Bologna? C'è anche la possibilità che io non rimanga, dice Italiano, non lo nego, come sapete ci vedremo con la società e ne parleremo. Il Napoli la vuole davvero? Non lo so. Stanno facendo esplorazione su tanti allenatori, avranno stima per il lavoro fatto in questi anni, di più non saprei che dire. Il rischio che rimanga qui solo perché c'è un contratto da rispettare, quali motivazioni potrebbe avere? Non scherziamo nemmeno, io voglio tornare in Europa, vivo per dare emozione e felicità alla gente come l'anno scorso. Il Bologna ha la giusta filosofia per programmare bene, ottimizzare tutto ed evitare qualche errore che abbiamo fatto per costruire una squadra in grado di tornare in Europa senza dover fare miracoli. Bologna ha aspettative e bisogna essere chiari con i tifosi. Quindi vedremo poi nei prossimi giorni. Italiano si siederà col Bologna, così come gli altri allenatori, Milan compreso e Allegri compreso, parleranno con le rispettive società e il Napoli farà la scelta, perché il presidente ieri in conferenza è stato molto chiaro. Da domani si programma il nuovo allenatore, perché noi volevamo avere la certezza che mister Antonio Conte comunque lasciava, pur essendosi telefonati un mese fa, eccetera eccetera eccetera, c'è sempre diciamo ci può sempre essere un ripensamento, perché non è che stai andando via per situazioni, screzi con la società, il presidente non ti piace, eccetera eccetera, ma sono cose personali che possono anche essere poi nei giorni diciamo valutate, non voglio dire dimenticate, ma valutate diversamente, e quindi cambi la tua decisione. Sempre Forza Napoli, buon calciomercato a tutti, perché da oggi ovviamente seguiremo tutte le notizie. È finito il calcio giocato, mondiale a parte, che poi seguiremo, ma non credo, a parte i nostri impegnati con le rispettive nazionali, non starò qui a far video di partita in partita
anche se sarà entusiasmante seguire poi la competizione per stanare qualche calciatore che potrebbe far bene in casa Napoli. Detto questo, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!